Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi un altro strumento cinese di qualità, anche questo fatto in alluminio e costruito bene. Serve per poter trovare il centro esatto di oggetti cilindrici, di tavolette in legno e quanto altro. Questo ci rende il lavoro molto più preciso e molto più veloce rispetto all'utilizzo di un profondimetro, di un calibro, eccetera. Fatto bene con diverse regolazioni. E ragazzi, devo dire che obiettivamente, devo essere sincero, rende il lavoro facile. Il suo costo non è proprio indifferente, ma nemmeno altissimo, perché costa circa 35-40 euro. Ultimamente mi pare costasse 42-43 euro, ma cercherò di farmi dare un codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno. Quindi mettiamolo alla prova, vediamo come si utilizza e quali sono tutte le sue funzioni. Iniziamo. E allora iniziamo quindi guardando l'oggetto da vicino, ma prima voglio farvi vedere la scatola con cui viene venduto. Quindi una semplicissima scatolina in cartone, all'interno troviamo questa gomma piuma per tenerlo protetto. Guardiamo però l'utensile, tutto in alluminio con queste incisioni ben leggibili, quindi bianco su nero. I riferimenti per quanto riguarda la misurazione sono sia in millimetri, quindi unità metrica, e unità imperiale, quindi in pollici. Composto da 3 parti in movimento, in realtà 4, ma una si gestisce il movimento quando necessario, e ci dà quindi la possibilità di poter misurare l'altezza di un oggetto e di conseguenza di trovare la metà dello stesso. Come si fa? Basta poggiare questa parte su un oggetto, di conseguenza questo si solleverà per la metà dell'altezza raggiunta. Ve lo faccio vedere con un esempio perché è molto più pratico e vi faccio vedere la differenza tra l'utilizzo di questo e l'utilizzo di qualunque altro tipo di strumento. Se io volessi misurare il centro esatto, volessi prendere il centro esatto di questa tavola in legno, dovrei misurarla con il calibro 18 mm circa, quindi dovrei riportarlo su per giù a 9 mm e di conseguenza con questo stesso strumento o con qualche altro strumento poi dovrei centrarlo, ma come vedete qua abbiamo questa sagomatura, insomma dovrei utilizzare sicuramente un altro tipo di strumento, per esempio un truschino, oppure utilizzare uno strumento come questo, impostarlo a 9 mm e poi tracciare di conseguenza la misura con una matita, una penna, dovendo tenere tutto fra le mani. Insomma, sicuramente non è pratico e veloce come quello che sto per farvi vedere. Quindi vi faccio vedere come si fa spostando anche l'inquadratura e faremo diverse prove anche su altri tipi di superfici, quindi anche un paio cilindriche, pure perché mi è successo di rovinare delle pulegge e ora vi farò vedere anche questo. Si posiziona in questo modo, ve lo faccio vedere in questo angolo, ma si può fare ovviamente da qualunque parte. Quindi si posiziona così, si lascia andare verso giù, questo per gravità andrà a poggiare sulla tavola in legno. Nella parte posteriore abbiamo un pomellino che si stringe e quindi impedisce che lo stesso si abbassi. Si tratta di questo, ve lo faccio vedere anche dalla parte opposta, quindi si poggia, si avvita in questo modo e qua abbiamo il centro esatto della tavola. Qua abbiamo un riferimento, effettivamente ho riscontrato che ci sia mezzo millimetro di imprecisione, però siccome non è uno strumento di misurazione, volendo si può dare un'occhiata, ma se si utilizza questo strumento è proprio perché si vuole essere veloci, non si vuole andare a prendere il calibro e misurare con precisione, quindi si utilizza esattamente come vi ho fatto vedere, però dovete fare attenzione che non ci siano irregolarità sulle superfici. Qua ci sono tutti questi avvallamenti, quindi io vi faccio l'esempio in questo modo, ma voi fate attenzione, poggiatelo bene dove sia tutto planare. Quindi si poggia così, si stringe. Non ha importanza che voi lo poggiate verso dietro in questo modo, da qua, perché comunque l'altezza è sempre la stessa. Dopodiché possiamo praticare un segno e trovare il centro. Come vedete adesso non abbiamo alcun segno, ma se io lo poggio in questo modo e strofino questa parte, riesco a praticare un segno e a trovare il centro. Ve lo faccio vedere in modo che sia un po' a favore di camera. Quindi in questo modo ho praticato un segno esattamente al centro della tavola e l'ho praticato per tutta la sua lunghezza. Quindi se io devo inserire più viti, più tasselli per poterlo fissare, devo praticare diversi fori per poter inserire delle spine, trovando il centro su questa tavola posso trovarlo anche sull'altra tavola. Ma facciamo la prova su quest'altro pezzo che è più scuro e che ci permette quindi di vedere meglio, per esempio se io volessi trovare il centro esatto di questa parte, non solo per quanto riguarda l'altezza ma anche per quanto riguarda la larghezza. Quindi svito questa parte, lo poggio, lo lascio andare giù, stringo di nuovo, a questo punto alla stessa altezza, mi sposto da questa parte, pratico un segno che dovreste riuscire a vedere, quindi questa lineetta, dopodiché prendo l'altezza in quest'altro senso e adesso
ho il centro esatto di questa parte di tavola, quindi potrei forarlo, potrei praticare quello che mi interessa, unirlo con le spine, eccetera. Però ipotizziamo che io voglia rimuovere da questa tavola questa altezza che ho appena preso. Potrei utilizzare la mia fresatrice, oppure il bancosega, vi faccio l'esempio rapidamente con la fresatrice, per poter regolare l'altezza della stessa. Quindi come vedete in questo caso è molto più alta, poggio sulla base e regolo all'altezza corretta. A questo punto posso stringere e avere la stessa altezza e praticare la mia fresatura esattamente all'altezza del segno che ho praticato. Stessa cosa quindi di conseguenza con il bancosega e tutti quegli strumenti che prevedono la fuoriuscita di un tagliente e la regolazione dell'altezza, e come vi ho detto poco fa ci permette di essere veloci perché a differenza di qualunque altro tipo di strumento non ci richiede l'utilizzo di matite o altro. Poi abbiamo un'altra regolazione, perché come vedete in questo caso non riusciremmo a fare alcun segno perché questa parte è un pochettino più rientrata. Quindi abbiamo la possibilità di aprire, portare verso il lucchetto aperto, come vedete qua uno è chiuso e uno è aperto, si sfila, però prima si deve allentare altrimenti non riesco ad afferrarlo, si sfila, si fa scorrere verso fuori e si regola esattamente in modo che ci permetta di praticare il segno anche quando è sollevato. In questo caso riesco a praticare il segno, però anche se è un'anomalia si potrebbe anche utilizzare, che ne pensate, come una sorta di piccolo pialletto. Questo è un fuori programma. Però guardate, in teoria si potrebbe anche piallare l'angolo e quindi potrebbe essere fatto tra l'altro dei bei riccioli. Come avete visto, quindi uno strumento che ci permette di non utilizzare strumenti di misurazione, non dobbiamo prendere alcuna misura, noi dobbiamo semplicemente far poggiare questa parte, stringere e di conseguenza avremo sempre la metà da questa parte, non avremo mai bisogno di dover andare a leggere nulla. Praticheremo il nostro segno che sarà al centro esatto e ci permetterà di essere velocissimi, passare da una misura ad un'altra in un solo attimo, passare da un cilindro, un parallelepipedo, un cubo, qualunque cosa e praticare il nostro segno in un solo attimo. E per quanto riguarda i movimenti sono effettivamente molto fluidi, come vedete scivolano verso giù in modo fluidissimo, è studiato tutto molto bene. Per correttezza devo dirvi, ma non va ad influire assolutamente, che hanno un minimo di gioco che può essere 1/10 di millimetro, praticamente impercettibile, forse si sente il rumore del movimento. Quest'altra invece è salda, fissa e praticamente non si muove. Vi ho detto poco fa che io ho rovinato delle pulegge, come vedete il foro è molto decentrato, non avevo nessun tipo di strumento e non sono riuscito a forare nel modo corretto. Essendo un oggetto cilindrico avrei potuto alzare, posizionarlo in questo modo, stringere come abbiamo fatto poco fa e poi trovare il centro. Tra l'altro essendo alluminio si segna immediatamente, vi faccio vedere in questo modo. Ovviamente la parte centrale non si vedrà perché ormai manca, l'ho forato, però si vede in questo modo che se guardate il cerchio da qua è molto più basso ed è spostato pure un pochettino verso sinistra. Allora a questo punto facciamo la prova con questa bomboletta di Svitol dove non abbiamo alcun segno, quindi prendiamo il centro e poi tracciamo una linea e come vedete passa esattamente per il centro. In questo caso non ho bisogno di fare più passate perché vedete che passa esattamente dal centro, che è il centro di questo tappo, quindi funziona perfettamente e quindi d'ora in poi in teoria non dovrei più commettere questi errori. A me è piaciuto, spero che sia piaciuto anche a voi. Andate a dare un'occhiata al link, fatemi sapere cosa ve ne sembra, datemi un vostro parere su questo strumento e se conoscete altri utilizzi a parte quello della pialla che è stata semplicemente una battuta però ha funzionato, e allora scrivetelo pure giù perché non si smette mai di imparare. Posso imparare io, possono imparare tutti quelli che leggono e darete un aiuto a tutti. Quindi se vi è piaciuto clic qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!